Oh, yes! Questa sera avrei voglia di fare una partitina a Fallout 4 sulla mia bella Xbox One X. Certo, i tempi di caricamento un po' scoraggiano. Installiamo un SSD. Utilizziamo il classico cacciavite per Xbox, quello col foro al centro. Svitiamo le viti poste sul retro della console. Rimuoviamo il coperchio superiore della console. Rimuoviamo la griglia posteriore. Svitiamo le viti ad eccezione di quelle dell'X-Clamp, quelle nere. Le viti presenti sul connettore sono leggermente più piccole e per questo andrà utilizzato una punta un po' più piccola. Una volta rimosse le viti, sganciamo il connettore dal suo alloggiamento. Rimuoviamo la scheda Wi-Fi. Passiamo alla scheda di sincronizzazione, rimuovendo il connettore che collega la console alla scheda stessa. Prestiamo la massima attenzione a non danneggiare il connettore. Adesso possiamo svitare le viti che collegano la scheda. Estraiamo la scheda sollevandola leggermente. Ruotiamo la console e solleviamo l'ultima parte del case. Svitiamo le due viti dalla griglia posteriore. E ricordiamoci in fase di rimontaggio che le viti hanno dimensioni differenti. Togliamo la griglia di protezione, spostiamo il lettore, rimuoviamo i connettori che collegano l'hard disk alla scheda madre. Svitiamo le viti dell'alloggiamento dell'hard disk. Rimuoviamo il connettore SATA dall'hard disk. Colleghiamo il nuovo SSD al connettore SATA. Riavvitiamo. Riconnettiamo. Riposizioniamo il lettore. Riapplichiamo la griglia e riavvitiamo le viti della griglia posteriore. Ruotiamo la console.
Procediamo con l'installazione delle viti iniziando proprio dall'hard disk. Vedrete che alcune viti gireranno a vuoto perché l'hard disk non aderisce perfettamente. Con un piccolo gioco di prestigio riusciamo a riavvitare l'hard disk. Riapplichiamo la scocca inferiore della nostra Xbox, riavvitiamo il connettore, riavvitiamo le viti della griglia. Ho fatto un piccolo segno per contraddistinguere le viti lunghe e procedere più velocemente alla reinstallazione. Reinseriamo le schede e riavvitiamole. Massima attenzione nel ricollegare il connettore. In questa fase è necessario incastrare la cover superiore e farla scorrere lungo le sue guide, non come ho fatto io adesso. Questa volta iniziamo dal lato opposto. Incastro perfetto. In modo inverso chiudiamo la console, applichiamo la griglia posteriore e riavvitiamo le viti. A volte può capitare che la griglia posteriore non voglia tornare al suo posto. Basta un po' di pressione nei punti giusti. Navighiamo nel sito di supporto Microsoft per scaricare il file di aggiornamento di sistema offline, chiamato anche OSU 1. Estraiamo il file dalla cartella zippata. Colleghiamo una pendrive con almeno 7 GB disponibili e formattiamola in formato NTFS. Basta un colpo di CTRL-C, CTRL-V per spostare il file di aggiornamento all'interno della nostra pendrive. Colleghiamo la pendrive alla porta USB della Xbox One X e si attiverà l'icona per l'aggiornamento offline. Attendiamo l'aggiornamento. Una volta completato l'aggiornamento, tutto dovrebbe funzionare. Piccolo test. Down in the heart of the Commonwealth, where the caps flow and the lights spell wealth, Diamond City's the place to be, a shining gem for you and me. Oh, se ti è piaciuto il video metti un like, attiva la campanella. Ciao e alla prossima!